All'inizio del Novecento, lo psicologo francese Pierre Janet studiò quella che lui stesso chiamò disaggregation, la scissione della coscienza in seguito a un trauma. Janet studiò diversi pazienti le cui storie traumatiche avevano portato a quello che la scienza moderna chiama disturbo di personalità multipla. Un grave trauma infantile può frammentare la mente in diverse parti, note come alter. Lo scopo dell'alter è quello di risparmiare all'individuo il trauma in modo che la coscienza individuale non ne sia consapevole, ma che esista separatamente. Secondo la storia, questo è stato compreso per millenni e questi alter possono essere programmati e addestrati e possono contenere informazioni inaccessibili alla personalità più profonda. È possibile far risalire questa conoscenza a scuole misteriche egizie, ai cavalieri templari e a tutte le varie società segrete che seguirono. La ricerca neurologica ha dimostrato che gli alter sono persone diverse con diversi schemi di attivazione cerebrale, risposte autonomiche, acuità visiva e reazioni allergiche. Alcuni alter parlano lingue che l'individuo non conosce. Questo spiega perché in passato questi alter ego venivano considerati possessioni demoniache e perché molti continuano a vederla in questo modo. Studi governativi sui veterani di guerra dopo la Prima Guerra Mondiale hanno dimostrato che lo stress estremo può causare amnesia e disgregazione dell'identità. Durante la Seconda Guerra Mondiale il dottor Joseph Mengele sperimentò la traumatizzazione di bambini e a partire dal 1945 con l'operazione Paperclip gli Stati Uniti iniziarono a reclutare nella CIA diversi scienziati coinvolti in questa ricerca. Il progetto Bluebird della CIA tentò di indurre l'amnesia nelle persone con ipnosi, droghe ed elettroshock. Questo approccio proseguì con il progetto Artichoke, a cui la CIA aggiunse la deprivazione sensoriale e la dipendenza forzata da morfina. Un promemoria del 1952 mostra che stavano cercando di capire se la persona potesse essere trasformata in un assassino inconsapevole. Nel programma MK Ultra la CIA aggiunse un trauma psicologico chiamato guida psichica, spesso somministrato mentre la persona era sotto l'effetto dell'LSD. E con il progetto MK Ultra la CIA iniziò a sperimentare la possessione demoniaca e a studiare rituali occulti che potessero influenzare il comportamento. Secondo decine di vittime, molte delle quali sono morte o scomparse misteriosamente, il palcoscenico mondiale è popolato da vittime psicotiche sottoposte a controllo mentale basato su traumi, con personalità multiple che fanno esattamente ciò che gli viene detto. Il tenente colonnello Michael Aquino delle operazioni psicologiche dell'esercito degli Stati Uniti, che fondò il satanico tempio di Seth nel 1975 e riuscì a farlo inserire nel US Army Chaplains Handbook, pubblicò un articolo nel 1980 da Psyop a guerra mentale e la psicologia della vittoria che suggeriva di colpire la popolazione locale con onde ELF e qualsiasi altro tipo di tecnologia disponibile in grado di controllare il comportamento. Esiste una versione light del controllo mentale basato sul trauma per l'intera popolazione, nota come gestione affettiva e capitalizzazione delle crisi. Strategie che utilizzano lo stress e la paura per indurre la regressione e rendere la popolazione dipendente da figure autoritarie o oggetti di conforto. La teoria della gestione del terrore ha dimostrato che quando ai soggetti venivano mostrate immagini di morte o disastri, erano più propensi a votare per leader autorevoli che promettevano sicurezza e ad acquistare beni di lusso di cui non avevano bisogno. Una popolazione spaventata richiede più controlli di polizia, tollera una maggiore sorveglianza e preferisce rimanere a casa. Quando la popolazione è sottoposta a un trauma di massa, cade in uno stato di dissociazione collettiva e vengono promosse politiche impopolari che non sarebbero accettate da uno stato mentale razionale, come il Patriot Act o un sistema governativo gestito dall'intelligenza artificiale. Report Gregoris, traduzione e voce Dino Tinelli.